Ho visto gli iPhone X ricondizionati su Amazon, intorno a 450 euro. Ne varrà la pena? Saranno come nuovi? E la batteria? Non resta che provare. Vai con la sigla! iPhone X Refurbished by Amazon arriva in un imballaggio molto semplice e anche molto green, in cartone Havana. Il telefono è in una bolla di plastica, insieme a degli accessori OEM, un cavo Lightning e un Wall Charger da 5 watt, entrambi OEM. Una spilletta per l'apertura del SIM tray completa la dotazione. Questo telefono viene dal venditore Senso. L'ho scelto modificando la scelta automatica di Amazon che era per Lombardo Shop, il più economico. Controllando bene ho trovato alcune recensioni che mi hanno fatto dirigere altrove. Gli altri venditori erano tra Campania e Calabria e quindi ho scelto quelli di Senso Technolounge a Milano. Il telefono è arrivato puntualmente, in 3 giorni lavorativi dall'acquisto. A un primo impatto questo esemplare sembrava proprio nuovo. Una pellicola protettiva era applicata sul fronte e retro. Per chi ci tiene c'è la possibilità dello spellicolamento. Sia il vetro frontale che quello posteriore sono nuovi, intaccati, e anche il frame esterno in acciaio inox non aveva segni visibili. Le griglie delle casse acustiche in basso erano pulitissime, un ottimo lavoro. Solo il giorno dopo ho iniziato a notare che il vetro posteriore non era originale, mancando i dati marchi CE e le scritte piccole, e anche il display era OEM, ma l'ho notato solo perché sono attento ai dettagli. In pratica, per un utente medio che passa ad iPhone X per la prima volta, questa fornitura è come nuova e rispetta anche le indicazioni di Amazon legate alla batteria. iPhone X, visto frontalmente, ha un design attuale, tuttora. La notch è stata confermata da Apple, la quale ha scelto di intervenire sui lati per il nuovo iPhone 12. Quindi sappiamo che per i prossimi 2-3 anni un iPhone con questo frontale sarà ancora esteticamente contemporaneo. Questo rende più longevo iPhone X come design. Ovviamente dovrete apprezzare la notch. Se fate parte di quegli utenti, anche Apple, che assolutamente non possono vederla, le dovrete optare verso altri modelli, come iPhone SE appena uscito o iPhone 7 a seconda del budget. In generale, iPhone X è un telefono molto riuscito esteticamente, più gradevole di iPhone 11. La colorazione silver è un poco appariscente, ma sicuramente migliore di quella nera, leggermente sottotono. Il comparto camera è tuttora valido, soprattutto guardando i risultati di scatto. Le immagini sono sempre ben esposte, la AI interviene di più che in iPhone 7, recuperando bene le alte luci nelle foto di paesaggio. La presenza di una lente telefoto permette uno zoom ottico dalla lente wide, senza perdita di qualità fino a 2 per di ingrandimento. Chi viene da telefoni a 3 fotocamere sentirà la mancanza della lente super wide. Questa è l'unica vera mancanza rispetto agli iPhone successivi. La qualità video è come al solito ai massimi livelli, ottima esposizione e gradevolezza del girato. La lente telefoto inoltre permette di fare rapidi zoom 2x durante le riprese. But ci sono alcuni punti negativi, alcuni di iPhone X in generale e altri relativi ai refurbished di Amazon. Comprando un telefono refurbished di un modello di 3 anni fa, l'utente immagina che la batteria venga cambiata con una nuova, appunto nel processo di rimessa a nuovo. Ma non è così. Amazon specifica in uno dei punti feature, visibili molto bene, che la batteria è superiore all'80% del nuovo. Un'espressione che è grammaticamente fuorviante, ma significa che la batteria sarà sopra l'80%. Fatto sta che il telefono può arrivare con una batteria anche all'82%, questo era l'85%,
ma è proprio all'80% dopo 2 anni circa che le batterie degli iPhone decadono e iniziano a diventare via via più imbarazzanti in modo anche abbastanza rapido. Quindi un utente Amazon compra un telefono etichettato come refurbished, ma in realtà compra una batteria usata e finirà per fare il cambio batteria dopo 1 anno circa. Not original. Anche il display molto probabilmente sarà OEM, un pannello OLED compatibile con una risoluzione retina, ormai facile da replicare, potrebbe essere quasi impossibile da notare la differenza. Ho anche notato che le curve del bordo inferiori del telefono erano sbagliate. Normalmente la grafica del dock ripete la stessa curva, con l'effetto non del tutto gradevole di avere la stessa curva ripetuta 4 volte. In questo esemplare invece no, era speciale. Scarsa ricezione. Un difetto di iPhone X che emerge poco dalle recensioni precedenti è una ricezione medio scarsa. Mi sono accorto che la connessione passava da 4G ad Edge in posizione dove di solito iPhone 7 scalava in 3G. Non vedevo l'icona Edge da anni. Incuriosito ho fatto uno speed test tra iPhone 7 e iPhone X in diverse posizioni. Usando il risultato medio della connessione e iPhone 7 è risultato circa il doppio più veloce. Facendo una diretta Instagram da Bergamo ho anche avuto una disconnessione e questo è abbastanza strano in centro dove la copertura 4G è ottima. I risultati invece sono identici per Wi-Fi. Anche le barre di ricezione GSM sono simili. iPhone XS, il modello successivo, pare infatti abbia ottenuto una seconda antenna per migliorare la ricezione. Penso che iPhone X sia un telefono ben riuscito e, nella colorazione silver, anche molto gradevole esteticamente. Il suo prezzo sta finalmente scendendo sotto i 449 per i refurbished come nuovi di Amazon. Ma ho dei dubbi se non valga la pena per l'acquirente di fare un'attenta ricerca su eBay tra i migliori esemplari di iPhone X usati. Potrebbero esserci sorprese. iPhone X sarà esteticamente contemporaneo ancora per 2-3 anni, grazie al mantenimento della notch nei modelli 12 e probabilmente riceverà un buon trattamento da parte di Apple. È il telefono del decennale dopo tutto e si potrebbe comprare anche solo per quello. Un utente attento a certe imperfezioni però potrebbe preferire iPhone XS, identico esteriormente, vicino nel prezzo, ma con alcuni piccoli miglioramenti a partire proprio dalla ricezione. Ci vediamo nella prossima recensione. Thanks for watching and bye!